Quando ho iniziato a fare street photography non avevo troppa padronanza dei miei mezzi, non sapevo bene quali modalità di scatto usare, non sapevo bene quali fossero i settaggi, come impostare l'otturatore, volevo solamente uscire e fare foto perché stare in studio non mi piaceva più. Ai tempi forse non sapevo bene nemmeno cosa fosse la street photography, ammesso e non concesso che ci sia bisogno di inglobarla in una definizione precisa. Diciamo che è stato un po' come imparare i power chord, che sono solo una piccolissima parte del saper suonare, ma se ti basta quello, diciamo che puoi costruirci su una carriera senza troppe pretese. Per i non musicisti diciamo che i power chord sono degli accordi con una diteggiatura abbastanza semplice, non troppo complicata e che ti consentono di suonare praticamente di tutto senza preoccuparti troppo delle scale maggiori, delle scale minori, oppure di altre diteggiature molto più complesse. Ma tornando a noi, tutto ciò che volevo fare era fotografare. Quindi ho iniziato a uscire di casa e a fotografare. Nel corso dei mesi e nel corso degli anni sono cambiate tantissime cose, ho imparato tantissime cose, ma diciamo che il motore principale che spinge tutto quanto era ed è ancora oggi, e mi auguro che lo sarà anche in futuro, l'istinto. Quello che intendo con istinto è: vedo una cosa, la fotografo. Penso a una composizione in strada, la provo. Mi arriva una persona davanti che vale la pena fotografare, fotografo. Questo perché non voglio e non posso perdere tempo a pensare anche ai settaggi. Già la street photography è un genere particolare che ti richiede molta attenzione, ti richiede di essere lì al 100%, no? Il famoso qui e ora. E quindi dover perdere tempo anche per pensare ai settaggi, diciamo che non è proprio quello che voglio. Poi chiaramente più passa il tempo, più fai pratica, più la tua testa ragiona queste informazioni in maniera veloce e automatica e fa sì che praticamente le tue dita si muovano senza doverci neanche pensare. Però per darvi un esempio concreto di ciò che intendo è che se devo far entrare più luce io concettualmente so che o apro il diaframma oppure allungo i tempi di esposizione, ma magari molto spesso tiro semplicemente sugli ISO e molto spesso anche fino a 10.000 o di più. Questo perché magari ho il dito già su quella ghiera, quindi mi è più veloce muovere quelli. Oppure semplicemente allungo tantissimo i tempi di esposizione, anche troppo, e magari quella foto viene leggermente più mossa, ma preferisco di gran lunga pentirmi di aver magari sbagliato una foto piuttosto che pentirmi di non averla fatta perché stavo perdendo tempo a settare la macchina fotografica. Hans Hofmann, uno dei pilastri dell'espressionismo astratto, disse che l'abilità del saper semplificare significa eliminare il superfluo in modo che il necessario possa parlare. E questo per me è un mantra, è sempre stato un mantra nella musica, nella fotografia, nell'arte o in ciò che mi piace. Questo non vuol dire necessariamente fare cose semplici, vuol dire semplicemente, per me, semplificare tutto ciò che mi porta a quella cosa. Quindi in fotografia, appunto, dalla foto al semplificare l'uso del mio corpo macchina. Questo soprattutto sulla mia Sony A7R5 che praticamente spara laser e ha un autofocus che può fermare le guerre. Tutto ciò che mi serve da una macchina è che scatti foto. Il resto è in qualche modo superfluo. Poi capiamoci, non sto dicendo che quello che fa la mia Sony non serve. Anzi, tutt'altro, ho scelto proprio quella come macchina principale perché se ho bisogno di portare a casa un qualsiasi tipo di lavoro, in qualsiasi situazione, so che la Sony non mi tradisce mai, dalla resa d'immagine all'autofocus a qualsiasi altra cosa. So che è una macchina su cui posso contare al 100% oltre che contare su me stesso ed è una bella sicurezza avere uno strumento del genere. Però quello che voglio dirvi è che essere più a contatto con la fotografia secondo me passa anche per la, passatemi il termine, difficoltà. Cercherò di farvi un esempio concreto. Non so se siete avvezzi magari ai giochi Pokémon o negli ultimi anni ai vari Souls, ok? La difficoltà rende interessante un qualcosa. Questo nei giochi Pokémon fa sì che la gente cerchi di giocare mozzandosi le gambe da solo in qualche modo per cercare un'esperienza più hardcore, più complicata, oppure nei Souls appunto la difficoltà nel battere un boss particolarmente ostico
e ti dà molta più soddisfazione. Diciamo che la difficoltà appunto crea un senso di soddisfazione molto maggiore, e per me nella fotografia, per continuare a trovare degli stimoli, scattare con questi handicap, quando posso permettermi di farlo e di non portare a casa magari nessuna foto, è il più grande fattore benzina che ci sia, è ciò che mi infuoca ed è ciò che mi fa continuare a voler fare fotografie. Per farvi capire che nell'ultimo periodo non sto neanche più utilizzando l'autofocus della mia Sony, Typoc è stata così gentile da mandarmi il 35 Simera e la ringrazierò per sempre, perché è una lente che ha cambiato drasticamente tutto nella mia fotografia grazie alla sua mancanza dell'autofocus. Non è questo il video in cui ve ne parlerò per bene, uscirà a breve, quindi ricordatevi di iscrivervi e di tornare per una recensione su questa lente, che vi giuro è una figata. Comunque, banalmente, ho scoperto lo zoom focusing, vi lascio il video qua in alto, dovrebbe essere uscito qualche giorno fa, e questo mi ha fatto ancora di più innamorare della street photography a tutt'altro livello. Ho capito tante cose e diciamo che lo zoom focusing in qualche modo, non avere immagini sempre nitide, perfette, precise, mi fa apprezzare di più quello che faccio, e il senso di soddisfazione di quando centri il fuoco precisamente è tutt'altro livello. È un po' strano da dire, ma diciamo che un fuoco un po' più leggero, a mio gusto e per la mia sensibilità, mi restituisce un'immagine un po' più introspettiva, mi restituisce un look più analogico che gradisco molto rispetto a magari scattare con dei G-Master che non ho, perché sono lenti della Madonna e ti garantiscono sempre al 100% una qualità e una performance stellare. Ma qui sta veramente tutto nella sensibilità di chi guarda. Nonostante io continui a preferire lo scattare in modalità totalmente manuale, ci sono situazioni in cui scattare in aperture priority, in auto ISO, in shutter priority è molto 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 comodo, soprattutto quando magari usi appunto una lente manuale come può essere il Typoc Simera che vi ho fatto vedere. Ma sicuramente il mio modo preferito su tutti quanti di scattare è quello di impostare un valore di circa un cinquecentesimo, un millesimo in base alla luce che c'è fuori, stare a più o meno tra gli f7.1 e gli f11 e poi gestirmi l'esposizione con gli ISO, con la ghiera degli ISO, e da lì potermi bilanciare la scena come preferisco. Questo perché se appunto ho bisogno di esporre per le alte luci, per le ombre, se ho bisogno di esporre per la scena, non devo tutte le volte fare affidamento e o cambiare il metering della mia fotocamera, ma posso gestirmelo completamente io a mano, che comunque fa sì che io in qualche modo possa essere sempre a contatto con quello che faccio e possa essere comunque io il giudice della scena. Quindi non abbiate assolutamente paura di alzare gli ISO e di muoverli da 100. Se gli ISO nelle fotocamere ci sono alzabili, sono abbassabili, vuol dire che potete usarli senza paura. Io scatto tranquillissimamente a ISO 10.000, ogni tanto anche un po' più in su, magari cerco di non andare troppo in su, però scatto a ISO 6400, a ISO 10.000, a ISO 3200, nonostante io abbia 61 megapixel e le immagini sono praticamente sempre perfette. Oppure, se volete un altro esempio, sulla Fujifilm X106 scatto a 6400 ISO il 90% delle volte, in realtà, perché lì tengo quasi sempre la priorità dei diaframmi e mi è comodo avere sempre gli ISO relativamente alti per non dover andare troppo giù con i tempi di scatto. Però lì veramente sta a voi conoscere effettivamente bene le vostre macchine e ciò che cercate. Se quello che volete è un'immagine precisa e pulita al 100%, forse alzare troppo gli ISO non è la vostra strada, ma comunque vi assicuro che non se ne accorge nessuno e non danno assolutamente fastidio. Io ci ho portato foto in mostre e ho stampato foto grandissime con gli ISO sparati e nessuno si è mai accorto di nulla, né mi è mai venuto a dire
ci sono gli ISO alti, non è assolutamente un problema. E poi, diciamo, per il 90% dei fotografi che si limitano a postare su Instagram perché magari fanno quello oppure postano le immagini sul loro sito e non hanno questo tipo di pretese, mettersi dei preconcetti sugli ISO, non lo so, io non me la accollo, ecco. Uno dei consigli più frequenti che viene dato nella fotografia e con cui sono in realtà abbastanza d'accordo anch'io è quello di focalizzarsi sulla scelta delle lenti piuttosto che su quella dei corpi macchina. Un corpo macchina semiprofessionale abbinato a lenti valide fa sempre il suo lavoro e lo fa sempre molto bene. Questo perché in realtà la qualità di immagine viene data principalmente dalla qualità del vetro di una lente. Poi, chiaro, ci sono tanti mille altri parametri da tenere in conto, il sensore, come è bilanciato il sensore, quale lente stai usando. Comunque il punto di questo discorso è che sì, sono d'accordo, ma nella street photography soprattutto questo è un po', diciamo, opinabile, ok? Non è per forza l'assoluta verità come può esserlo per altri generi. Questo perché la street photography è fatta di tantissime cose e una di queste sicuramente non è la qualità di immagine. La street photography è fatta di persone, è fatta di scene, è fatta di momenti, è fatta di sensazioni, non di nitidezza. Bisognerebbe concentrarsi sulla scena, su ciò che si sta facendo, sull'esperienza che si sta facendo, su ciò che si sta raccontando, piuttosto che concentrarsi sulla lente già nitida e senza distorsione a f1.2. E secondo me ci sono alcuni motivi per questa cosa. Uno perché, sempre secondo me e secondo la mia sensibilità, un'immagine con una lente perfetta, con una macchina con tantissimi megapixel, restituisce in qualche modo sempre una sensazione un po' più di freddezza. Un motivo per cui, per esempio, si aggiunge la grana di solito, no? Per ammorbidire tutto questo pastone che si crea, oppure si abbassa un po' la texture, non si usa troppo la chiarezza se non in certi punti, magari in certe situazioni. Questo perché appunto l'effetto digitale secondo me non è troppo piacevole, soprattutto nella street photography, poi ci sono le varie eccezioni. Però il secondo motivo, che è il motivo principale per cui tendo a preferire un altro tipo di lenti è, vabbè, oltre che per una questione di soldi, va bene, teniamo quello da parte, sono le dimensioni. Le lenti tendenzialmente molto aperte come f1.4 e 1.2 per forza di cose hanno più vetro, sono più grandi, sono più pesanti, sono più ingombranti, soprattutto se sono lenti con autofocus, il motore chiede dello spazio e quindi le lenti diventano inevitabilmente più grosse. E questo fa sì che per strada dai un sacco nell'occhio. Io ve l'ho sempre detto, non ho nessun tipo di problema ad avvicinarmi alle persone, a fotografarle, a meno che non sia una situazione particolare, però tendenzialmente sono molto tranquillo. Però chiaramente capisco che dall'altro lato se arrivi con un cannocchiale sembri magari un po' più maniaco che un fotografo. Ecco, cerco di evitare questo effetto e una lente anche un po' più contenuta fa sì che io possa essere anche un po' più mimetico se ne ho bisogno. Terzo motivo, io, soprattutto in strada, anche tendenzialmente quando faccio altro, ma in strada a maggior ragione, non scatto praticamente mai a f1.4 o 1.8. Diciamo che non scendo quasi mai sotto l'F4. Quindi dover avere a ogni costo lenti super costose, super performanti e super nitide per me sarebbe un assoluto spreco di soldi, quindi non sento assolutamente la necessità di avere uno di quei mostri sacri di lenti mega costosi, mega performanti e mega nitide. Preferisco sedermi con lenti più tranquille e più piccole e che siano comunque ugualmente performanti e che mi permettano di portare a casa le foto come voglio e quando voglio. Per esempio vi parlo di due lenti che non ho più, ma erano due lenti che adoravo alla follia e che ho dato via l'estate scorsa insieme alla mia vecchia Sony per prendere la Leica Q3, che erano il Tamron 24 f2.8, un bagaglietto di plastica leggerissimo,
piccolissimo f2.8 che aveva distorsione e vignettatura a qualsiasi apertura, sia tutto chiuso che tutto aperto, era praticamente inguardabile, un fuoco molto leggero, una pasta molto aberrazioni cromatiche dappertutto, però era una lente con una personalità fantastica e che ogni tanto penso anche di ricomprare perché era veramente un'ottima lente e che ho dato via solo perché ero passato da Sony a Leica. Oppure il Sony G50 f2.5, quello costava un pochettino di più, però è una lente che vi ho consigliato anche in uno degli ultimi video, non mi ricordo quale, andate un po' a spulciare. Una lente piccolissima, f2.5, una qualità impressionante, ma veramente grande così. Era una figata. Comunque ora sono state rimpiazzate col 55 Zeiss, una lente Sony che ha credo 10 anni, ma che fa ancora la sua estrema figura. È piccola, f1.8, ma è un tuono, è un drago, ha un sacco di personalità. E il 35 1.8 Sony, che è un'altra lente che comincia ad avere i suoi anni, è 1.8, ma le dimensioni sono ciò che veramente le rendono dei best buy e la qualità di immagine è molto buona. Quindi, ricapitolando un pochettino il tutto, diciamo che non ho regole fisse, scatto a qualsiasi circostanza e situazione, ma se proprio vogliamo trovare un senso, diciamo che più o meno stiamo tra un 500esimo e un millesimo in base alla luce e alla situazione, f11 di solito, però magari tra i 7.1, 8, 11 è quel range lì, e ISO 3200, 6400 sono più o meno la mia comfort zone. So che lì praticamente non si vedono e che da lì posso andare più su anche fino a 10.000 e non avere nessun tipo di problema nelle immagini. Quindi sì, diciamo che questi sono un po' i miei settaggi comfort zone. Poi da lì, in base alla situazione, se magari voglio una scena più mossa, se la voglio invece completamente congelata, più scura, meno scura, mi muovo. Ma quando esco di casa i parametri sono comunque quelli, grosso modo. Io vi ringrazio per aver guardato il video fin qui, spero possa esservi stato utile. Era un video, diciamo, aggiornamento dello scorso che avevo fatto e che per carità non è invecchiato male a livello di contenuti, ma è invecchiato male a livello di impatto visivo, tipo quelle foto che mi apparivano così sulla faccia senza né capo né coda. Chiedo scusa, è sempre tutto quanto un migliorarsi. E se vi va, iscrivetevi, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, come scattate voi di solito. In descrizione trovate gli altri link per seguirmi, quelli col portfolio. E niente, noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video.